Ciao a tutti! Il narcisismo è un tratto della personalità che si manifesta con un'esagerata percezione di sé, un profondo bisogno di ammirazione e una mancanza di empatia verso gli altri. Questo atteggiamento può svilupparsi in molte fasi della vita, ma è interessante analizzare come la vecchiaia possa amplificare certe caratteristiche narcisistiche piuttosto che attenuarle. La natura del narcisismo e il suo rapporto con il tempo. Il narcisismo è spesso visto come una strategia psicologica per affrontare le insicurezze e l'ansia esistenziale. Nel corso della vita i narcisisti cercano di costruire e mantenere un'immagine di sé grandiosa per mascherare sentimenti profondi di inadeguatezza. Tuttavia, con l'avanzare dell'età, questo equilibrio diventa più difficile da mantenere, poiché l'invecchiamento porta inevitabilmente con sé cambiamenti fisici, mentali e sociali che minano l'idea di perfezione e invulnerabilità. Nella gioventù la forza fisica, la bellezza e le opportunità sociali possono contribuire a mantenere l'illusione di controllo e potere. Ma con l'invecchiamento queste caratteristiche iniziano a sfumare, costringendo il narcisista a confrontarsi con la realtà del declino. Paradossalmente, invece di accettare i cambiamenti che il tempo impone, il narcisista può reagire amplificando i propri tratti di personalità, rifiutando l'idea di essere soggetto ai limiti della condizione umana. Il narcisista di fronte al declino fisico. Uno dei cambiamenti più evidenti con l'avanzare dell'età è il declino fisico, poiché il corpo non risponde più come una volta, la bellezza esteriore sbiadisce e la salute diventa un aspetto centrale della vita quotidiana. Per il narcisista, abituato a essere ammirato per il suo aspetto o per le sue capacità fisiche, questa trasformazione può essere devastante. Anziché accettare la naturale progressione del tempo, molti narcisisti cercano di resistere a questi cambiamenti con tutti i mezzi a loro disposizione. Interventi estetici, cure mediche e fitness ossessivo possono diventare strumenti per mantenere l'immagine di perfezione. Molti narcisisti anziani si dedicano a pratiche che ritardano i segni dell'invecchiamento, come operazioni chirurgiche o trattamenti cosmetici invasivi. Tuttavia, questo sforzo costante per preservare la giovinezza diventa spesso una trappola, per il semplice fatto che ogni nuova ruga e ogni segnale di invecchiamento diventa una minaccia per la loro identità e una fonte di crescente ansia. In questo senso, la vecchiaia amplifica il narcisismo, poiché il narcisista, nel tentativo di controllare l'inevitabile, intensifica i suoi comportamenti autoreferenziali e autocelebrativi. Il bisogno di conferme esterne e di ammirazione può crescere in modo esponenziale, portando il narcisista a richiedere ancora più attenzione e rassicurazione dagli altri. Il declino sociale e la perdita di status. Oltre al deterioramento fisico, la vecchiaia spesso porta con sé una riduzione delle opportunità sociali e professionali. Molti narcisisti si sono definiti attraverso i loro successi lavorativi, il loro status sociale o la loro rete di contatti. Con il ritiro dalla vita lavorativa o con la perdita di rilevanza sociale, il narcisista può sentirsi depredato della sua fonte primaria di autostima. Questo porta a un'accentuazione della ricerca di attenzione, anche se in modi meno convenzionali rispetto al passato. Ad esempio, il narcisista anziano potrebbe cercare di esercitare controllo sui membri della famiglia, richiedendo costante attenzione e adozione di comportamenti manipolatori per mantenere il proprio senso di importanza. In alcuni casi possono diventare sempre più ipercritici, svalutando gli altri per proteggere la propria immagine di superiorità, oppure lamentandosi incessantemente per assicurarsi il centro dell'attenzione. La negazione del declino mentale. Un altro aspetto fondamentale è il declino cognitivo. Il cervello, come il corpo, invecchia e i cambiamenti nelle capacità cognitive possono rappresentare una dura realtà per i narcisisti. L'idea di perdere lucidità mentale o la capacità di controllo rappresenta una minaccia diretta all'autostima del narcisista, il quale basa gran parte della sua identità sulla capacità di essere intelligente, capace e superiore agli altri. In risposta a tali minacce,
Molti narcisisti anziani possono negare i loro limiti cognitivi, rifiutandosi di riconoscere i segni di perdita di memoria o di difficoltà decisionali. Questo comportamento può portarli a prendere decisioni impulsive o irrazionali pur di mantenere l'illusione di controllo. Possono anche diventare estremamente critici verso gli altri, proiettando le proprie insicurezze sulle persone intorno a loro, cercando di screditare chiunque possa farli sentire inferiori o deboli. Il rifiuto della vulnerabilità e l'accentuazione dell'isolamento. Uno degli aspetti più difficili dell'invecchiamento è l'aumento della vulnerabilità sia fisica che emotiva. La vecchiaia porta con sé una maggiore dipendenza dagli altri, che si tratti di figli, assistenti o professionisti medici. Per il narcisista abituato a un senso di indipendenza e superiorità, questa crescente dipendenza è vissuta come una minaccia insopportabile. Molti narcisisti anziani reagiscono a questa percezione di vulnerabilità isolandosi, temendo di essere visti come deboli. Evitano di mostrare qualsiasi segno di fragilità, anche a costo di allontanare coloro che potrebbero aiutarli. Questo isolamento, tuttavia, non fa altro che amplificare il bisogno di sentirsi rilevanti e ammirati. Si può arrivare a un circolo vizioso in cui il narcisista, incapace di accettare il proprio stato, diventa sempre più ossessionato dal mantenimento dell'immagine di grandezza, allontanando allo stesso tempo le persone che potrebbero davvero offrirgli conforto e sostegno. Il bisogno di lasciare un'eredità grandiosa. Con l'avvicinarsi della fine della vita, molti narcisisti sviluppano un forte desiderio di lasciare un'impronta duratura nel mondo, un'eredità che li renda immortali. Per loro l'idea di scomparire senza essere ricordati o celebrati è insopportabile. Questo bisogno di lasciare un'eredità può portare ad atti di ostentazione, come donazioni pubbliche, la creazione di fondazioni o progetti ambiziosi. Anche all'interno della famiglia il narcisista può cercare di esercitare un controllo eccessivo sul futuro, manipolando figli e nipoti affinché seguano le sue orme o lo glorifichino. Questo desiderio di immortalità simbolica rappresenta un tentativo estremo di combattere la mortalità, che per un narcisista è una delle sfide più difficili da accettare. La vecchiaia, in questo senso, amplifica il narcisismo perché costringe l'individuo a confrontarsi con la propria finitudine e la risposta è spesso l'intensificarsi delle manifestazioni di grandiosità. In sintesi, la vecchiaia, con le sue sfide fisiche, cognitive e sociali, mette a dura prova il narcisista, accentuando le sue caratteristiche principali. Invece di accettare la vulnerabilità e il declino come parte naturale della vita, il narcisista può reagire amplificando i suoi tratti più problematici, diventando sempre più ossessionato dall'immagine di sé e dal bisogno di essere ammirato. Paradossalmente, questo tentativo di mantenere l'illusione di grandezza può portare a un'esistenza ancora più isolata e priva di vero supporto emotivo. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiori informazioni ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.